Ciao a tutti carissimi utenti. Allora, oggi vedremo quale secondo me è diciamo un buon compromesso fra un prezzo economico, non dico proprio economico al massimo, rispetto, ora vediamo il prodotto qual è, insomma, rispetto ad altri prodotti uguali, però un prezzo che non è né altissimo e né proprio economico, però è un buon compromesso fra la qualità del prodotto stesso e praticamente il prezzo finale, quindi che l'utente va a spendere. Praticamente oggi parleremo di auricolari. Quali sono secondo me quelli migliori? Appunto prendendo, come ho detto poco fa, la qualità e il prezzo. In mercato ce ne sono veramente talmente tanti, si trovano ovviamente anche a partire da 4 euro, 5 euro, però ovviamente non sto qua a dirvi la qualità qual è, già scarsa nei materiali quando li andiamo ad aprire è toccare proprio con mano, per poi parlare come diciamo qualità vera e propria, che è proprio quella del sonoro, quindi dell'audio. Se hanno microfono, se non hanno microfono, se sono solo auricolari normali, se permettono di ricevere chiamate, parlare, quindi insomma vediamo nel prezzo cosa può fare di più o meno un auricolare. Secondo me, come ho detto poco fa, un buon prodotto fra qualità e prezzo, soprattutto che ha in base a dove dobbiamo andarlo a collegare, quindi se lo dobbiamo andare a collegare su un telefonino che ha il jack normale, il pin jack, oppure dobbiamo andarla a collegare, dipende il cavettino, per esempio se come carica di iPhone, quindi abbiamo il cavettino quello piatto per quanto riguarda gli iPhone vecchi, magari ora ci sono i normali ormai USB-C, quindi dipende quale dispositivo dobbiamo andare a collegare, quindi ad accoppiare con questi auricolari con filo stiamo parlando, quindi non wireless, che ovviamente là il prezzo sale, quindi con filo, e possiamo andare a scegliere benissimamente auricolari che sono quelli della Apple. Io ce l'ho qua, sono i classici EarPods della Apple. Sono secondo me veramente degli auricolari fantastici perché la qualità, dico, già le confezioni ci ha abituato benissimamente, però di quello insomma è meno importante la confezione, però Apple fa anche questo, fa confezioni davvero veramente belle. Ovviamente il contenuto all'interno è molto minimal e questo già ci ha abituato sempre, soprattutto con i telefoni, con gli iPhone, ci ha abituato praticamente Apple ad avere delle confezioni all'interno veramente minimal, quindi se acquistiamo il telefono dobbiamo ringraziare che paghiamo il telefono e troviamo all'interno solo il telefono, perché molte volte il cavetto ormai non c'è, il caricabatterie non c'è, perché già si presuppone che chi compra un iPhone stia soltanto aggiornando il modello, quindi per evitare di far andare oltre la spesa, che poi insomma un cavetto o un caricabatterie non credo di quanto possano far aumentare l'iPhone, che già costa assai, quindi su 1200, 1300, andare a pagare un cellulare 1300 piuttosto che 1350, dico, non c'è chissà quale differenza, che già comunque si esce una cifra enorme. Per quanto riguarda invece, ritornando agli auricolari della Apple, dicevo che all'interno troveremo soltanto gli auricolari, per fortuna, perché abbiamo pagato quelli. Quindi all'interno, se apriamo la confezione, si apre benissimamente a strappa come se fosse un pacchetto di fiammiferi. All'interno troveremo i nostri bellissimi auricolari, quindi già la consistenza di quando si va ad aprire l'auricolare praticamente dà quella consistenza proprio di gomma abbastanza resistente, quindi lo possiamo anche piegare, arrotolare, non succederà completamente nulla, lo posso mettere come voglio, intrecciare, poi ritornerà sempre, guarda, lo faccio a palline, è sempre perfetto come ritorna, si sgancerà poi subito l'auricolare. È veramente fatto bene. In questo caso questo è un tipo fatto a jack. Questi qua, dato che prende, credo sia l'unico accessorio per la fine che funziona veramente bene, senza problemi di essere di marca, di un'altra marca, quindi lo potete collegare anche sul vostro dispositivo Android, per dire, perché comunque il jack è quello normale da 2 pollici e mezzo, quindi un pin jack normalissimo, quindi è veramente buono anche per questo. In questo caso se io magari lo dovessi collegare ad un iPhone che ha invece il cavettino classico piattino, o compro un adattatore a poco prezzo, oppure direttamente se devo sentire le mie cuffiette su quell'iPhone, direttamente compro direttamente le cuffiette, quindi le AirPods con il cavettino adatto per l'iPhone. Se no potete tenere benissimo questo di qua, che invece lo potete utilizzare su più dispositivi, in questo caso abbiamo detto anche Android. Per quanto riguarda qui abbiamo il classico tastino del volume e del insomma volume meno, volume più, per aumentare e abbassare il volume, e qui abbiamo due bellissimi, insomma, i nostri bellissimi auricolari. Come potete vedere manca praticamente
classica spugnina, oserei dire che questo di qui prende io all'inizio, quando non li utilizzavo io, questi li utilizzo già, credo da quando è uscito l'iPhone, quindi forse più di 15 anni che li utilizzo. Vi posso dire che in 15 anni li ho comprati soltanto un'altra volta, quindi durano veramente molto. Al contrario di altre, anche marche, insomma, molto rinomate, che dopo, insomma, un paio di mesi li ho dovuti sostituire, quindi dopodiché mi sono affidato ad Apple, e questi qua devo dire che in 15 anni che li utilizzo li ho cambiati soltanto un'altra volta, perché poi si sono ovviamente rotti all'interno magari i fili, però ci può stare che in un insomma 7-8 anni si possa distruggere, figuriamoci, ne distruggeva uno ogni 3 mesi, quindi tanto di cappello ad Apple, che fa veramente degli auricolari che sono molto resistenti. Quindi stavo dicendo che mancano le spugnine su questi auricolari, e devo dire che è una cosa che io all'inizio mi destava un po' di preoccupazione, perché ho detto sicuramente faranno male l'interno delle orecchie, perché essendo plastica dura potrebbe fare male. Invece vi posso dire che la sensazione all'interno è perfetta, e oserei dire che ora mi trovo molto meglio senza le spugnine, perché addirittura in molti auricolari che io utilizzavo le spugnine poi accidentalmente rimanevano all'interno, perché poi vuoi o non vuoi, mettendole, inserendole sempre nell'orecchio, all'interno dell'orecchio questa spugnina si allarga, e addirittura certe volte, essendo molto leggera, nemmeno mi sentivo questa spugnina nell'orecchio, però invece l'avevo proprio dentro l'orecchio, quindi essendo molto pericolosa. Quindi devo dire che non vi preoccupate comunque se qua non ci sono delle spugnine, che voi comunque potete sempre comprare esternamente e inserirle, però vi dico che non danno alcun fastidio alle orecchie. Per parlare poi infine, chiudo, di audio, che vi posso dire, Apple ci ha sempre insomma abituato a prodotti veramente fantastici. L'audio di questi AirPods è veramente veramente alto e forte, soprattutto in accoppiato con l'iPod mini. In più ha dei bassi veramente fantastici, quindi si può paragonare insomma delle cuffie che costano veramente molto, di marche molto famose, quindi può essere paragonato anche un bel basso pastoso, gli alti sono precisi, insomma è veramente, poi la pulizia è perfetta, quindi se cercate una cuffia che abbia veramente dei bassi abbastanza profondi, le AirPods queste di Apple fanno veramente per voi quelle col filo. Le stesse esisteranno quelle senza filo, ma costano veramente veramente parecchio, quindi un buon compromesso qualità prezzo, consiglio a tutti le AirPods quelle di Apple. Ultimo punto, il prezzo soltanto. Il prezzo ovviamente vi ho detto che come qualità prezzo sono perfette, perché abbiamo parlato di auricolari veramente economici a 4 euro che si distruggono immediatamente, o 9 euro. Questi di qua costano, li potete trovare in mercato ora come ora fra i 16 e i 20 euro, quindi prezzo non esorbitante, certo non sono quelli da 4 nemmeno da 9, dovete aggiungere qualche cosetta in più se non il doppio, però effettivamente se calcolate che è un auricolare di 4-10 euro, poi dopo 3 mesi, 4 mesi incomincia a fare quel disturbo famoso di fruscio e magari rompersi il cavetto, quindi dovete sostituirlo e andare a ricomprare e rispendere questi soldi. Io oserei dire che questi ve li potete tenere per 4-5 anni, dipende come li utilizzate, se li conservate veramente bene nel suo scatolino originale, quindi sinceramente ammortizzate queste 16-20 euro il prezzo nel corso diciamo degli anni. Quindi per chi volesse ascoltare buona musica, bassi profondi, alti veramente fatti bene, vi consiglio a tutti le AirPods di Apple. Ciao a tutti e buon ascolto a tutti.